Terzo appuntamento qua per discutere di un argomento molto importante, un altro, perché la Lazio in questo finale di stagione, anzi di 2022, ha dovuto far meno di Ciro Immobile, un'assenza importantissima, un'assenza che tutto sommato non è pesata così come pensavo, perché Felipe Anderson ha dimostrato di, in alcune circostanze, poter sostituire Ciro Immobile, ma abbiamo visto in altre partite, penso alla partita contro la Juve in particolare, che Felipe Anderson fa fatica a ricoprire il ruolo del centravanti. Serve un sostituto di Ciro Immobile, serve un'alternativa, che probabilmente a lungo termine è Cancellieri, ma che al momento non ha dimostrato di essere adatto a fare quel ruolo adesso. Ragazzo giovane, di grande talento, nell'Under 21 ha fatto benissimo, ma deve crescere come centravanti. Per cui Felipe Anderson può essere una soluzione, ma, ripeto, non a in determinate partite. Il problema è che a gennaio, l'abbiamo detto più volte, difficilmente la Lazio farà un'operazione e soprattutto difficilmente farà un'operazione importante. Però Luca, a giugno serve un vice Immobile, una soluzione dal mercato. Bisogna decidere sostanzialmente: andiamo avanti con Cancellieri o cerchiamo nel mercato un'alternativa per Ciro Immobile? Ciao a tutti ragazzi. Allora, la domanda è impegnativa perché innanzitutto trovare un vice Immobile non credo che sia pagante, bisogna trovare un dopo Immobile. Ciro ha dimostrato di essere oramai, nella fase finale della sua carriera, giustamente l'età, gli acciacchi, le botte prese nell'arco della sua carriera adesso cominciano anche a farsi sentire e a presentare il conto, quindi ci vorrebbe un dopo Immobile. Cancellieri, in tutta onestà, non ha l'istinto del killer che Immobile all'età di Cancellieri aveva già, e non mi sembra che sia un calciatore che magari possa crescere in maniera, quelli sono istinti che ce l'hai o dalla nascita, come calciatore non ce li hai. Andrebbe cercato un dopo Immobile. Sono calciatori, quelli attaccanti, l'abbiamo detto nel video che abbiamo fatto su come si calcola il costo di un cartellino di un calciatore, che costano parecchi soldi, quindi là serve un investimento veramente importante. Non sappiamo quanto sia la portata del presidente Lotito in questa fase storica della società, però è un investimento che va fatto. Va cercato un attaccante che sia giovane, che abbia potenzialità di crescita, un attaccante che sappia sicuramente essere importante all'interno dell'area di rigore e soprattutto che sia un attaccante moderno, perché anche Sarri non sarà eterno, quindi serve un attaccante che sappia giocare nel disegno tattico di Mister Sarri, come un attaccante che magari sappia giocare anche in altre situazioni. A me piace molto per esempio Pinamonti, è un giocatore che ha comunque un costo, ha fermato un pochettino, ha arrestato un pochettino anche la sua crescita, quindi la sua iperbole di crescita, però molto probabilmente anche perché si sta misurando in una squadra che non è veramente all'altezza di un campionato di vertice. Non che la Lazio sia una squadra che possa lottare al momento per lo scudetto, ma sicuramente comunque ti garantisce anche vetrina a livello internazionale e quindi potresti anche potenzialmente crescere. Serve fare un investimento, si parla anche di Success, ho sentito parlare come possibilità l'attaccante dell'Udinese, ci sarebbe anche Beto, ma sono già attaccanti già strutturati, già formati, che possono crescere eventualmente esponenzialmente ancora poco rispetto a quello che potrebbe rappresentare un giovane. Bisogna capire esattamente quelle che sono anche le indicazioni di Mister Sarri, perché come tecnico è sicuramente una persona che ha dimostrato di saper conoscere e far crescere i ragazzi, e quindi probabilmente anche un giovane che può indicare lui potrebbe essere di prospettiva. Ecco, io Cancellieri non lo vedo, Felipe Anderson è sempre un adattato a ruolo, che può far bene con alcune difese, ma sicuramente con difese più importanti e strutturate fa molta fatica, perché non è calciatore in grado di poter fare tutti i movimenti che fa un attaccante, e quindi non ci resta che aspettare. Partiamo da un punto fisso: Ciro Immobile ha bisogno in questo momento di qualcuno che ne prenda le consegne e consentire poi a lui di poter essere importante a suo modo nella fase finale della sua carriera, ma non ha più la forza fisica, lo sta dimostrando, di poter trascinare per 35-40 partite a stagione la sua squadra. In questi giorni si è parlato di un giocatore del Real Madrid, Mariano Diaz, che nel Real non gioca, sta facendo panchina, ha il contratto in scadenza a giugno, verosimilmente non lo rinnoverà. È stato preso a tanto perché nel Lione, se non sbaglio, ha fatto molto bene, per questo il Real Madrid lo prese. Secondo me sarebbe un acquisto sbagliato per un paio di motivi. Uno,
non è più giovanissimo, parliamo di un giocatore di 28 anni che verosimilmente ha probabilmente raggiunto già il suo apice, ma soprattutto il secondo motivo è importante, ovvero è un giocatore con caratteristiche diverse da Ciro Immobile, più simile a Murici, e l'esperimento Murici l'abbiamo già visto, non è andato bene, perché questa Lazio è abituata a giocare per Ciro Immobile, ovvero giocare sul filo del fuorigioco, sfruttare la velocità dell'attaccante e cercare di servirlo in profondità. Quindi, a mio avviso, il vice Immobile serve assolutamente, ma serve un giocatore con le caratteristiche simili a quelle di Ciro Immobile. In più, la Lazio, bisogna ammettere, non ha grandissimi crossatori, perché Lazzari è abbastanza bravo a crossare, ma Marusic gioca col piede opposto e quindi fa molta più fatica, di solito si accentrava al tiro, per cui secondo me prendere Diaz sarebbe un errore anche caro, perché il ragazzo al momento prende 5 milioni di euro, ovviamente per venire alla Lazio si deve ridurre lo stipendio, ma non credo che passerebbe da 5 milioni a 1, per cui secondo me è un nome tirato fuori, ma sarebbe un errore per la Lazio un acquisto del genere. Sei d'accordo, Luca? Perfettamente d'accordo, un profilo di 28 anni non rappresenta un dopo Immobile, ma potrebbe rappresentare eventualmente una sostituzione temporanea, quindi buona per un paio di stagioni. Tuttavia è un giocatore che ha dimostrato limiti a Madrid, poi per carità la Lazio potrebbe anche rinascere, la Lazio ne ha fatti rinascere tantissimi di giocatori nella sua storia, però rimane sempre il fatto che è un giocatore dallo stipendio importante. Il presidente Lotito ha già mostrato di aver intrapreso una determinata strada per quanto riguarda il salary cap della società. Credo che purtroppo, per quanto mi riguarda il mio sogno Pinamonti, il futuro dopo Immobile verrà da fuori, perché così si potranno godere anche degli sgravi fiscali, visto e considerato che i giocatori che vengono da fuori possono avere l'IRPEF abbattuta dal 45 al 25%. E bisognerà capire poi chi sarà questo profilo. Io tempo fa parlai anche di Pierrot, un giocatore che mi è piaciuto moltissimo, del Maccabi Haifa, l'ho visto giocare in Champions League, è un attaccante che ha molta fame, un attaccante haitiano strutturato molto fisicamente, ricorda un Caicedo più veloce ma meno tecnico, che ritengo io possa esserci utile nella transizione, nell'attesa che magari si possa prendere veramente un profilo che possa sostituire Immobile. Ecco, se dobbiamo prendere un vice Immobile, Pierrot potrebbe essere una soluzione. Questo ragazzone del Real Madrid sinceramente mi convince poco e ha giocato ancora meno, quindi credo che non sia esattamente un profilo per poter mantenere quantomeno le ambizioni che noi abbiamo oggi, che è quello di avere una squadra stabilmente nel proscenio europeo. Poi secondo me bisogna trovare un profilo basso, diciamo, un giocatore che ha fame, come diceva Luca, probabilmente un giocatore che viene da una squadra più piccola, che voglia fare un passo in avanti e allo stesso tempo accetti di fare panchina, perché sicuramente Ciro ha dato il meglio di sé, ma se sta bene è il titolare. Quello che deve venire è un giocatore che deve alternarsi con Ciro Immobile. Esempio, Immobile gioca in Serie A, quest'altro giocherà in Europa League o nella competizione europea. Poi ovviamente quando in Europa League c'è la partita importante fai giocare Ciro Immobile, però lo fai rifiatare. Nel frattempo prendi fiducia, ti adatti al gioco di Sarri o di chi sarà l'allenatore e piano piano cresci e piano piano ti guadagni il ruolo nella Lazio come vice Immobile con sempre più minuti di gioco. Per questo io credo che più dal Real Madrid o dal Paris Saint-Germain dovremmo cercare magari dalla Serie B o da campionati, come diceva Luca, per esempio Tel Aviv, squadra di un campionato, con tutto rispetto, di livello inferiore alla Lazio. A me onestamente piacerebbe un italiano, anche perché l'abbiamo visto più volte, creare un nucleo di italiani ti dà compattezza. La Juve che ha vinto era piena di italiani e quindi la Lazio sta già facendo, onestamente, perché abbiamo visto Provedelle eccetera eccetera, e quindi io proverei a continuare su quella traccia. Il vero problema è che gli italiani ti costano di più, i giovani italiani hanno dei prezzi molto alti. Luca parlava di Pinamonti, che obiettivamente secondo me, nonostante non abbia fatto niente di trascendentale, è già fuori mercato. E quindi la Lazio deve cercare di prendere un giocatore giovane che abbia le caratteristiche simili di Ciro Immobile, però probabilmente se lo vuoi prendere in Italia dovresti andare in Serie B o addirittura in Lega Pro, e là diventa più difficile la selezione. Però
Luca, parliamo di un profilo under 22, una cosa del genere, o tu andresti anche fino ai 26 anni? No, io per un dopo Immobile andrei sinceramente su un profilo under 22 e sarei veramente felice se gli investimenti che il presidente Lotito ha promesso nel settore giovanile possono tirarlo fuori direttamente dalla nostra cosiddetta cantera. Se venisse dalle nostre giovanili sarebbe ancora meglio. Purtroppo gli ultimi giocatori che noi abbiamo sfoderato dalla nostra primavera, che abbiamo tirato fuori come conigli dal cilindro, sono giocatori che hanno dato tanto, come Keita, stanno dando tanto come Cataldi, ma siamo fermi alla primavera ancora allenata da Inzaghi, dopodiché non è uscito più nessuno dalla squadra primavera. Giocatori che vengono aggregati al gruppo e tutto quanto, ma sicuramente non giocatori che hanno fatto la differenza o che comunque hanno avuto delle apparizioni. Quindi, andando a concludere, per un dopo Immobile mi auguro che il presidente punti un ragazzo estremamente giovane che possa crescere, soprattutto che possa crescere nel calcio moderno, quindi un attaccante che sia moderno, che abbia determinate caratteristiche fisiche e comportamentali, come ha sempre detto anche il presidente, il comportamento è assolutamente importante, che sia diciamo, degno di portare la lazialità, perché l'attaccante è sempre il simbolo di una squadra, per quanto vogliamo dire i nostri ricordi sono sempre molto più diciamo, legati a giocatori come Giorgio Chinaglia piuttosto che Beppe Signori, adesso a Ciro Immobile, e spero veramente che questo acquisto giovane possa essere fatto e che possa crescere e rubare giorno dopo giorno anche sul campo d'allenamento di Formello i segreti a Ciro Immobile, perché di segreti Ciro Immobile penso che ne abbia tantissimi da insegnare, così come parlano tutti i suoi gol che ha fatto in un'epoca moderna dove segnare sicuramente sta diventando molto più difficile rispetto magari nel passato, dove le difese erano un pochettino meno strutturate, molto meno dinamiche e bastava un giocatore magari rapido con un minimo di tecnica per fare valanghe di gol. Voi che ne dite invece? Chi dovrebbe prendere la Lazio a giugno come vice Immobile? Scrivetelo nei commenti qua sotto e mi raccomando, mettete mi piace al video.